Affrontiamo oggi il secondo tutorial di DaVinci Resolve destinato agli ultra neofiti. Ieri abbiamo visto la Media Page, uno strumento indispensabile per il posizionamento dei nostri materiali. Oggi andiamo nella Cut Page. La Cut Page è una caratteristica e, se fate caso, qui in basso è inserita fra il Media Page e l'Edit. L'Edit è il sistema principale di montaggio, dove si possono fare gli effetti più particolari. La Cut Page nasce per un montaggio molto veloce, diciamo un montaggio grezzo, però valido a tutti gli effetti. Se dovesse capitare con committente ci va a fare un girato piccolo, medio o grande, noi abbiamo la possibilità tramite la Cut Page di montarlo in maniera molto veloce, magari a discapito di qualche piccolissima imprecisione, però vorremmo far vedere, dare un'idea di come è venuto questo montaggio, questo girato. Andiamo subito a vedere come funziona. Qui a sinistra abbiamo il Media Pool con tutto il contenuto e ricordo che il Media Pool ce lo porteremo appresso in tutte le sezioni, meno che nel Deliver, che rappresenta l'esportazione del progetto finito. Quindi il Media Pool sarà sempre con noi. Media Pool significa il contenuto. Qui ci sono diverse clip che sono, se non sbaglio, 14. Non è detto che il Media Pool, quando è popolato di tante clip, non è detto che tutte vengano usate, naturalmente, ci sarà una scelta da fare. Ora dobbiamo fare una simulazione, più che altro dovete capire come funziona la Cut Page. Quindi andiamo subito su questa parte superiore dove ci sono queste icone. Andando sull'icona di Source Clip avrò la stessa situazione della Media Page, ovvero sia andando sopra con il mouse senza premere nulla potrò scorrere le mie clip velocemente. Se voglio soffermarmi su una clip basterà andare piano, tornare indietro e così via. Questa è la prima funzione, che è molto simile, anzi è identica alla funzione della Media Page. Se volessi invece andare ad inserire una clip nella timeline, che è questa parte sottostante, e premettere una timeline molto particolare, molto insolita, prendiamo questa clip muta, andiamo ad analizzarla. Io posso anche dare più spazio al mio viewer. Benissimo, adesso mi viene in mente di fare un montaggio, ovvero sia di creare due marcatori, perché non mi serve tutta la clip, mi serve una parte di essa. Con la mia spacebar faccio partire il video. Dunque, vediamo come funziona. Ecco, in questo momento, poco prima, il carrello anteriore si alza da terra, quindi vorrò far prendere una parte di questa clip da questo punto fino a quando l'aereo sparisce completamente dalla scena, ovvero sia qui. Come si fa? Questo però è un concetto che riguarda quasi tutti i software di montaggio video. Potrò spostarmi in maniera molto precisa con quello che si chiama il jog wheels. Io potrò andare un fotogramma alla volta. In questo momento il carrello si alza da terra, e questo è il punto. Come si fa a mettere quelli che si chiamano punto di attacco e punto di stacco, detti anche mark in e mark out, con due tasti che poi sono anche in altri programmi come Premiere, sono sempre gli stessi. Metto il mio marcatore di attacco con la lettera I, faccio andare avanti, aspetto che l'aereo sparisca, ecco, l'ho quasi preso, vado leggermente avanti, ecco, il punto è questo. Quindi io voglio prendere da qui fino a qui e ancora non ho fissato il markout. Se non dovessi fissare il markout, importerei il video dal punto in cui il carrello si alza fino alla fine, però io lo voglio chiudere qui, quindi premo O. Quindi ripeto, mark in shortcut I, mark out shortcut O, punto di attacco e punto di stacco.
A questo punto dobbiamo importare questa sezione nella nostra timeline. Ci sono diversi metodi. Il primo metodo è questo: io trascino la mia sezione di clip dentro la mia timeline e se guardate in alto a sinistra si è creata la timeline, quella bordata di rosso. Secondo metodo, infatti vedete che la timeline sparisce. Secondo metodo, ritorniamo sulle nostre clip e stavamo su questa, il markout e le marchine sono state mantenute. Secondo metodo, più elegante, è append. Append significa accoda questa sezione, questo clip o questa sezione di clip in coda. In questo caso è la prima clip, quindi in coda vuol dire in prima posizione. Quindi vado su append e la clip verrà inserita. E ricordiamoci che tutti i programmi da Lightroom, DaVinci, Photoshop hanno quelli che si chiamano gli shortcut, ovvero sia le scorciatoie da tastiera. Io ho avuto cura di crearmi, se io vado a prendere la voce append, ecco, mi sono creato questa scorciatoia molto più comoda di quella default, che era Ctrl F12, una cosa molto complessa. Invece ho fatto semplicemente Ctrl O accentata e l'ho memorizzata. Quindi se torniamo indietro io posso andare Ctrl O accentata e me lo metto in timeline. Perfetto. Adesso però andiamo a vedere come funziona questa timeline, che è un po' particolare. Riportiamo di poco in alto, anche se non serve un granché. Come funziona la timeline della cut page? È una cosa un po' particolare. Qui sopra abbiamo una timeline superiore che ha una caratteristica che fra poco vi dirò, con il suo playhead che si sposta da destra verso sinistra o viceversa e mi fa scorrere il filmato che sta sotto. Altrimenti, questo è un metodo un po' particolare, io posso lavorare al contrario, ovvero sia, quando vedo comparire quel simbolo con le due freccette, posso spostare il filmato da sinistra a destra o viceversa e vedrò che il playhead di questa sezione, detta anche timeline ingrandita a zoom, si sposterà in questo modo. Naturalmente, spostandola in questo modo, vedrò che a sinistra il playhead mobile seguirà l'andamento. Quindi ci troviamo in questa condizione. Adesso proviamo a mettere un'altra clip. Prendiamo questa intervista. Qui sotto vediamo la forma d'onda, che sarebbe l'audio dell'intervista. Ricordo sempre, come detto nel media page, quando andate nel media pool, quando vedete le icone con questo simbolo di nota musicale, significa che sono clip con audio. Quando non c'è l'icona della nota musicale, sono clip mute. Andiamo ad analizzare questo filmato. Vediamo com'è il nostro volume. Abbastanza buono. Yeah. So, in this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world and how the airplane. A scopo di esercitazione voglio prendere non tutta la clip, perché se dovessi prendere tutta la clip la metto qui sotto e mi viene tutta, ma anche qui vado a prendere un mark in e un mark out. Vado avanti. Qui la cosa particolare è che vedo la forma d'onda che ha questo simbolo. Qui ci sono dei rumori. Questa prima fase è la preparazione all'intervista, è lui che si prepara. Qui dice come per dire ok, però va tagliata dalle interviste, e qui inizia la vera intervista in questo punto. Vediamo un attimo. So, in this film, making a documentary. Ecco, in questo film, quando io vado qui, alzo un po' la voce così potete sentire. Oltre che prendere la battuta iniziale dell'audio, devo stare anche attento all'espressione, quindi devo prendere un punto quando sta per partire, di certo non qui che muove le mani,
Ecco, direi qui, questo è buono. Mark in, lettera I. La voglio far finire grosso modo qui. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Ok, finisce con Word, andiamo con il nostro Jogwheel, andare avanti. E poi qui si vede chiaramente quando vado sul Jogwheel la forma d'onda si ingrandisce e riesco anche a vedere il momento di silenzio assoluto prima che riprenda il discorso. Però la cosa importante, come dicevo, è anche far caso all'espressione, che in realtà non cambia molto, quindi mi devo fermare qui. Fermandomi qui, avete visto quando ho lasciato Jogwheel si è rimpiccolita la forma d'onda, metterò il mio mark out con la lettera O. Quindi a questo punto posso fare o CTRL O accentata, che però mia personale, voi non ce l'avete, o su append, oppure direttamente prendere la clip e trascinarla qua sotto. Se noi andiamo a vedere la sparizione dell'aereo all'inizio dell'intervista, vediamo com'è. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Perfetto. Se vogliamo farne un'ultima, prendiamo questa clip. Qui questa è abbastanza rumorosa, quindi è meglio che abbassa un po' la voce. Andiamo ad analizzarla, voce bassa. Ok, questo qui potremmo fare un caso di mark in senza mark out, anzi no, un momento, è meglio dare una chiusura che poi vi spiego perché. Allora io direi come mark in io vorrei vedere l'aereo che compare, non l'ombra, ma l'aereo che compare. Eccolo qua. Andiamo sul nostro gioco, così. Qui ci sarà il mark in, lettera I. E a questo punto metterò un mark out quando le ruote toccano terra, anche se questa non è la pista sta nella parte più bassa. Beh, comunque facciamo finta che questa sia la pista. Ecco, non è proprio così, comunque diamolo per buono come landing. Ok, anche qui append e via. Quindi io qui mi fermo come inserimento. Ora arriviamo a una cosa importantissima. Prima di tutto vediamo come sono sistemate queste. Non abbiamo visto ancora l'ultima, arriviamo solo un pezzetto. Così e finisce a terra e via. E all'inizio ci sta questo. Perfetto, quindi abbiamo qui in alto, come vedete, ci stanno 1, 2 tagli, quindi abbiamo 3 clip. Ora andiamo ad analizzare queste altre icone. Abbiamo detto append, l'abbiamo visto, abbiamo smart insert, questo è molto interessante, serve su un taglio andare a inserire un'altra clip, quindi prepariamoci una clip sul viewer. Questo, un mark in e mark out lo mettiamo a caso, faccio I e faccio out. Io voglio inserire questa sezione in questo taglio qui, questo taglio qui. Bene, come fare? Io sposto, questo è una cosa molto intelligente, che si chiama smart insert, se non sbaglio. Si chiama smart insert, sì. Io mi trovo in mezzo alla clip. A questo punto mi viene da chiedermi se io faccio uno smart insert, nel senso che io scelgo questa clip, questa sezione di clip e la voglio inserire su un taglio, su quale taglio mi andrà? Su quello di sinistra o su quello di destra? Intanto fate caso che il taglio di destra lampeggia di verde. Non solo, ma nella parte alta c'è quello che si chiama uno smart indicator,
che significa che se io faccio uno smart insert, questa sezione che è posizionata sul viewer mi andrà a finire su questo punto e non su questo. Però se io sposto la mia playhead, fate caso come gli smart insert passano da sinistra a destra e viceversa. Se vado verso destra, io vado proprio al limite, qui mi trovo lo smart insert a destra. Se mi sposto mi trovo smart insert a sinistra e comincerà a lampeggiare di verde questa parte. Questo è veramente incredibile. Quindi posso andare nella mia clip tranquillamente, io premo smart insert, anzi qui possiamo anche accorciarlo in mark in e mark out. Smart insert, ecco fatto, me l'ha messo qui in mezzo e non dall'altra parte. Quindi mi ritroverò questo filmato quasi senza senso. Ok, questo è lo smart insert. Poi abbiamo il ripple overwrite, lo vediamo dopo. Adesso vediamo una cosa che vi farà girare la testa veramente. In this film, making a documentary about Noi abbiamo l'intervista. Vado a prendere un punto qualsiasi dell'intervista e vado a mettere però questa volta non un mark in o un mark out sul viewer, ma andrò a mettere un mark in o un mark out sulla timeline. Quindi premerò, andando qui, premerò I e vedete come è venuta questa scritta grigia, quello sarebbe del mark in. Vado avanti, mi fermo e faccio un mark out. Ho fatto un mark out sulla timeline che è anche riportato qua sopra e vado da qui a qui. Cosa serve questo? Adesso ve lo faccio vedere. Qui subentra l'intelligenza artificiale. Questo si chiama close up. Serve qualora io stessi girando con una sola videocamera, voglio simulare una seconda videocamera, purtroppo con la stessa angolazione, che mi va a zoomare il soggetto. La cosa importante, qui il soggetto sta nel fotogramma, ma se per caso stesse tutto sulla destra o sulla sinistra, ciò che vedete verrebbe centrato. Facciamo subito l'esempio. Eccolo qua. Allora io torno indietro. Naturalmente avrò il sincro audio perfetto. making a documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot. Io questo lo posso anche allungare se voglio, tranquillamente. Poi voglio avere una zoomata più lunga, oppure allungarla anche di qua. Posso partire da qui. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Beh, questa è una cosa veramente incredibile. Ora dobbiamo intraprendere una cosa molto bella, devo dire. Questa funzionalità non è presente nella edit page, è presente soltanto in cut page ed è una cosa volutamente fatta apposta per un montaggio veloce, come stavo dicendo. Andiamo a cancellare tutto. Io posso andare a selezionare tutto il contenuto e premere backspace. Backspace verrà usato anche più avanti, anche in edit, per poter cancellare. Non si cancella col cance, ma è meglio con il backspace. Andiamo a vedere questa funzione. Questa è una funzione veramente che serve per fare i montaggi a razzo. Si chiama source tape. Prima cosa devo stabilire bene l'ordine delle mie clip. E messo giustamente per nome ascendente. Di regola però se si fa un girato bisognerebbe metterlo in data di acquisizione. Comunque questa è un'esercitazione, non ci interessa un granché. Andiamo sul source tape. Guardate che succede. Noi abbiamo 14 clip se non sbaglio. Ecco, me ne ha messo in ordine di nome, quindi questo va dalla 0 alla A. E questo sono tutte le clip, una accodata all'altra. Se io scorro fino all'ultimo, se fate caso, partendo con il playhead da 0,
vedrò cerchiato di rosso la prima. Man mano che cambio clip, il cambio di clip sono queste linee verticali, il quadrato rosso andrà sulle clip di competenza fino all'ultima. Allora, come funziona questo source tape? Ci sono due metodi per vederlo. Un metodo che altrimenti non sarebbe inutile aver creato il source tape, di fare un play normale dove avremo un playhead che lavora a velocità costante, sempre uguale, con questa lentezza. Dove sta l'innovazione? Sta in quest'altro play che si chiama Fast Review, che prima di farvelo vedere ve lo dico a voce in due parole. Qui abbiamo diverse lunghezze di clip. Quando la clip ha una certa lunghezza, questa è abbastanza relativamente lunga, andrà molto veloce. Qui andrà un pochino meno veloce, qui ancora meno veloce. Quando trova queste clip molto corte, andrà molto lento. Per fare un esempio assurdo, se dovessi avere una clip di 2 secondi, andrà lentissimo. Andiamo a vedere, veloce. Un pochino meno veloce, ancora un pochino meno veloce adesso. Questo arriviamo direttamente a questo punto che si vede abbastanza bene. Abbiamo una clip relativamente lunga rispetto a quella che sta alla sua destra, quindi partirà discretamente veloce. Quando va nella più piccola rallenta. In questo modo. E tutto questo perché? Per un semplice motivo: se ho una clip di 10 secondi, il playhead si può permettere anche di fare il suo percorso in 4 secondi, perché io avrò modo di osservare, giudicare e valutare la clip. Se una clip dura 2 secondi, il playhead rallenta moltissimo in modo che possa fare la stessa cosa, valutare la clip nel giro. Quindi non saranno più 2 secondi. Se la clip è 2 secondi effettiva, non vedrò il playhead che dura 2 secondi, ma durerà 8 secondi, o meglio, durerà come quella precedente che è più lunga. Non so se è chiaro questo discorso, penso di sì. Arrivati a questo punto, posso fare il mio montaggio con mark in e mark out. Per esempio questa clip ha questa ombra di aereo sul mare, dopodiché compare l'aereo. Io metterò un marchino perché voglio vedere l'aereo che compare fino a quando è completo. Posso anche girare su questo e metto un mark out, vado su append oppure trascino oppure faccio CTRL O accentata per me, non per voi, e lo metterà qui. Continuo, faccio Alt Option X per togliere i marcatori, continuo, avrò questa clip. Questo lo vorremmo fare da questo punto, e questo è un aereo che passa sopra queste allegre persone, lo facciamo da qui, metterò un mark in fino a quando l'aereo non sparisce sopra le loro teste. Devo vedere ancora un po' avanti, qui così, mark out, via, giù. Come vedete faccio un sistema misto per farvi capire, l'ho trascinato giù con il mouse. Andiamo oltre, prendiamo questo, quindi da quando compare l'aereo, da qui, quindi torno indietro, da qui metto un mark in fino a qui e metto un mark out e vado giù, via. Finisco qui la prima parte di questo tutorial riguardante il modulo della cut page. Ricordo che DaVinci Resolve è un programma molto complesso, c'è molto da parlare. Lo divido in due per non affaticarvi troppo. Dovremo affrontare nel prossimo tutorial diversi argomenti che riguardano più che altro i tagli sulla timeline, come il Ripper, il Rolling Trim, lo Stripping, il Ripper Overwrite, fino ad arrivare ai tagli e le traslazioni direttamente sulla finestra di Viewer. Bene, ci vediamo alla prossima lezione.